Abbassa, va. No. Va bene. Posso dire una cosa? Sì. Ci fossero state casse del genere a questo prezzo quando io avevo 20 anni. Ma c'erano le Indiana Line UTA 3X che aveva un mio compagno di classe e che erano proprio un oggetto inarrivabile. Ma non costavano il corrispettivo di 649 euro che costano questi? Allora però. lì la scelta era fra una coppia di RCF, BR41? io direi che era BR45. Sì. BR45 erano bellissime perché avevano un piccolo pannellino con dei LED che si illuminavano. Tipo le SB. Tipo le SB, ma insomma... Serie LD. Magari. Magari. Quelle erano proprio fuori, fuori dal Sì, dalla anche per me possibilità. erano totalmente fuori budget, Ma volete sapere che casse avevo io? dai, Marantz HD 440. mai frequentate. Mai frequentate. Forse Che non- la persona che me le vendette era un negoziante e mi disse: RCF? UTA? No, queste sono molto più raffinate. E io ho passato il periodo del liceo a invidiare i miei due amici. Non ho dubbi. Chissà, Non ho dubbi. forse erano più raffinate, ma non ho idea. Vabbè, Allora, Indiana dai, Line UTA 5, 5 bastano. 5 diffusori molto interessanti, ci siamo divertiti a fare questa Ma prova sì, che ci ha fatto ma un sì. po' una marcorda anche stato, no? Sì, assolutamente. Ok, E allora- per l'occasione è Per ritornato l'occasione tra di è noi. ritornato il PMA 900 perché abbiamo voluto fare un abbinamento con un amplificatore di fascia media, medio-bassa e un paio di casse economiche in modo da bilanciare più o Quindi meno. budget totale di tutta la Non me coppiata. lo ricordo, ma lo diciamo dopo. Andiamo a studiare. Ciao. Aspetta Giulio, No, www.audio2g.com. Non vi diciamo neanche subscribe e campanella, ti è cascata la Guarda, testa. è caduto apposta. Non vi perché diciamo poi- neanche subscribe e campanella, vi diciamo sito. Sito www.audio2g.com. Ciao, a tra poco. Ciao. Ciao. Allora Giulio, perché? Allora, queste UTA, Sì. partiamo da lì, cosa sono? Delle casse. Delle casse. Affiancano, A occhio e croce sembrerebbero delle casse. hai ragione, affiancano le varie serie normali della Indiana Line. per Quindi cui queste- Diva e Tesi, tanto per Bravo, dirne allora, una, le quelle UTA che abbiamo recensito. Bravo, allora le UTA 5 sono affiancate alla linea Tesi, Sì. le UTA 8 che usciranno più avanti. Più avanti. Teniamo conto che oggi è il 6 di settembre, per cui potrebbero essere più o meno addirittura d'arrivo, costeranno molto di più e si affiancano alla serie Diva. Ci saranno probabilmente, ma questo non è ancora certo, anche delle UTA 3 che sono invece molto più economiche, quindi sono la fascia entry level. Quindi costituisce fondamentalmente questa serie l'entry level di casa Indiana Line. Con questo fattore di forma. Con questo fattore di forma quindi più, se vogliamo, tradizionale, da Esatto. diffusore bookshelf o bookshelf da pavimento. Bookshelf da pavimento, ma qual è stata l'intuizione geniale dell'Indiana Line? Prego, prego. Qual è stata? Qual è stata? Quella di non metterci Lo stand, esatto, sì, esatto, sì. esatto. Allora, è una cosa che in qualche maniera noi avevamo visto simile con le JBL, le L100 MK2. Però le L100 Quelle avevano uno standino Però quelle c'hanno lo piccolino stand che le tiene reclinate. Esatto. Queste sono più radicali, lo stand non ce l'hanno proprio, anche perché sarebbe comunque costato ulteriori soldini. Esatto. Questi hanno fatto una cosa molto più semplice, hanno messo due piedini davanti che le tengono inclinate. Esatto. Ma per permettersi di stare in questa posizione hanno smussato Esatto. lo spigolo posteriore. Di fatto, dal punto di vista dell'installazione, sono dei diffusori da terra. sono dei diffusori da terra che hanno una sola controindicazione. Sì. Non ci puoi appoggiare un bicchiere, perché sennò casca. Ma forse Forse più insomma. Insomma, con un po' di cautela. Con un po' di cautela. Oh,
La cosa furba è stata quella di mantenere un'efficienza molto alta, perché l'impedenza dichiarata non c'è, perché però noi abbiamo, diciamo, vedremo dallo sventramento, ma io già lo so, Sì. gli altoparlanti sono 4 ohm, 4 ohm e 6 ohm, quindi diciamo che l'impedenza è più o meno fra i 4 e i 6 ohm, ma sì. l'efficienza è 94 dB, altissima. Quindi ti puoi permettere di abbinargli un amplificatorino anche relativamente poco potente e ottenere delle pressioni. Quindi, non c'è di che lamentarsi. bravo, anche perché questa cosa di mettere i tubi di accordo Sotto, downfiring, e mantenere la distanza con una sorta di piccolo caricamento a tromba ha permesso di utilizzare le riflessioni del pavimento e quindi di rendere un basso molto più generoso di quanto uno non si aspetterebbe con un altoparlante da 27 cm, ma che bordo bordo è 23. Vabbè. insomma, comunque io credo che, passando all'altra camera, Sì, ma adesso sei tu che me lo dici. ma adesso sono io, tanto poi dopo lo tolgo in Esatto. Sostanzialmente io credo che la cosa molto intelligente che hanno fatto i signori di Indiana Line, che comunque brillano sempre per accortezza nelle soluzioni ingegneristiche, è di pensare a un diffusore economico, facile da utilizzare, con una bella estensione in basso una volta tanto, cioè non il diffusore che magari il giovane che se lo porta a casa dice sì, però Non è se la gode. asfittico, non me la godo. Questo, dire, ti dà una bella spinta, ha un costo iper accettabile, iper non solo, tranquillo, sì. ma cavalcando l'onda del vintage, perché non ci dimentichiamo che adesso il vintage va di moda in un modo Adesso, pazzesco, da quel no? dì. Da quel dì. E quindi questa cassa ricorda tantissimo. Io ho preso la griglia apposta, Sì. tutti dicono ma la griglia, io adesso metterò la griglia Sì. qui. Ricorda quelle di quando Questa eravamo... è esattamente la cassa di quando noi eravamo giovani, esattamente quella. Quindi anche brutta cosa dire quando eravamo giovani. quando eravamo giovani, vabbè, una quarantina d'anni fa o più. E quindi anche da quel punto di vista richiama moltissimo Sì. questo fattore di forma. Finiture. Finiture sono così oppure nero sempre con venature lignee. Però mi piace più. Sì, questa. no, deve essere questa. Sì, e deve poi essere è questa. molto simile perché ricordiamo, ma lo potete leggere sul sito www.audiodig.com, dove non solo c'è la storia dell'Indiana Line, ma sull'articolo relativo c'è anche un estratto. Sì. Che perché si chiamavano UTA? Si chiamavano UTA perché la Selectra di Torino, che era la proprietaria di Indiana Line, importava a pezzi i diffusori UTA americani e poi li assemblava in Italia ed erano esteticamente molto molto simili a questo, Sì. molto molto simili, per cui è stato un po' un ritorno della Indiana Line a questo tipo di forma, che non sta facendo solamente la Indiana Line, perché c'è anche la Klipsch, ci sono varie aziende che cavalcano un po' quest'onda, l'idea del vintage. cambiamo camera, ma questa è quella sicuramente col prezzo in assoluto più aggressivo che c'è. In assoluto più aggressivo che c'è. Va bene, allora... L'abbinamento con il piccolo Denon mi pare che sia... Sì, questo non è... piccolo è il 600, il piccolo che abbiamo provato, Sì. ma questo è il 900. 900, quindi è un po' più il 900, grandicello. che per questa occasione è Qobuz Connect, cioè da oggi in poi la piattaforma EUS è Qobuz Connect. E Qobuz Connect, esatto, quindi ce lo stiamo godendo con Qobuz Connect, il famoso Qobuz Connect. Benissimo, allora Giulio, io andrei allo sventramento perché sono piuttosto curioso di vedere che cosa hanno combinato i tecnici di Indiana Line con questo diffusore UTA 5, che ha un solo difetto, non c'è il B-wiring, e quindi io non mi posso divertire. Vabbè, ma glielo perdoniamo. Vabbè, ma sì, insomma, in un contesto come questo, secondo me è più che perdonabile. Ciao, Ciao. a tra poco. Sì, Jimmy. Ti vedo un po' provato. Allora, questo lo dici perché i nostri amici non mi followers inquadro. non possono inquadrare te. Questo non è onesto, caro Giulio. Ti vedo un po' provato. Che hai fatto? Sollevamento Abbiamo appena pesi? scaricato 2 casse da oltre 50 kg. Casse non solo nel senso di speaker, ma anche nel senso di... diciamo che c'entrerebbero 4 cadaveri. Sì, dentro. peccato che fuori fa 40 gradi in questo momento. Allora, Vai.
parto da qui perché parliamo... Ma di cosa stai parlando intanto? No, te lo dico, delle Indiana Line UTA 5, ok? Che abbiamo in prova, e qui abbiamo messo i 3 altoparlanti, d'accordo? Siccome normalmente si dichiara il diametro del cestello... Oddio, ricominciamo con questa polemica. che dice che 27 è il diametro del cestello, a casa mia si misura il diametro almeno dalla sospensione. Una a casa noia mia. infinita proprio. Esatto, e quindi diciamo, facciamo vedere bene che è 23, ok? 23 e 27. Il Ok. midrange, spostati caro Giulio, 15, giusto? Sì. E 12, ok? Mm. Questo invece è il Twitter, ovviamente il Twitter è inutile guardarlo perché è 2,5 ed è 2,5. Ed è 2,5. Ok? Ma sicuramente non andrà bene questa misurazione Non perché me ne il frega metro che niente. hanno loro È un metro diverso. ma molto un metro migliore. che si allunga o si accorcia secondo quello cioè, che uno ma vuole che sicuramente credere. migliore del nostro. Ok, allora, cestelli in metallo, quindi Sì. è uno stampo di metallo. Stampati in metallo. Stampati Sì. in metallo. Queste come si chiamano? Razze. Le razze le abbiamo chiamate. Esatto, razze. Il woofer è un woofer relativamente semplice, strutturalmente relativamente semplice. Vediamo uno Spider ben dimensionato, ok? Non ci sono fori di ventilazione, Ok. ok, ma c'è il foro qui Certo. dietro, quindi ce n'è uno solo Ok. che provvede alla ventilazione della bobina mobile. Woofer con un'impedenza di 4 ohm, Come si legge dall'apposita etichetta. dalla base di etichetta, e questo è il woofer, ok? Andiamo al midrange. Il midrange, stessa solfa, quindi sempre stampato in metallo, Sì. ok? Come potete vedere lo Spider ha un giallo leggermente più intenso perché questo ha una mescola che serve per essere un po' più rigido perché è un midrange. Sì. Ok, ci sei? Sì, sì. Ogiva rifasatrice, complesso magnetico buono, impedenza 4 ohm. Ok. E infine, Infine Twitter, eccolo qua. Cupola in seta da 2,5. sì, Sì, bassalo, mettilo sul tavolo. lo metto sul tavolo. Ok? Lo posso girare? Certo. Magnete ovviamente in neodimio perché è piccolino, se Sì. no sarebbe impossibile farlo in ferrite. Impedenza 6 ohm. 6 ohm. Diciamo, qualcosa mi suggerisce che l'impedenza di questo diffusore è tra i 4 e i 6 ohm. È probabile. Molto probabile. Non è dichiarata però, eh? No, ok. E questa è la guarnizione che serve per il Twitter, d'accordo? Ok. Adesso mi aspettate un attimo perché vado a prendere il mobile. Vai. Sì. Giulio, io vorrei che tu inquadrassi prima di tutto questo profilo, Ok. che sia sopra che sotto. Che sotto? Che sotto. A cosa serve questo profilo? Allora, intelligentemente qua sotto stiamo vedendo che c'è un piedino davanti, Esatto. ma non c'è di dietro, Esatto. e in tal modo il diffusore resta, diciamo, con una piacevole angolazione verso l'alto. Che è quella che poi sconsiglia l'utilizzo dello stand Dello dedicato. stand dedicato, certo. Ma per chi volesse metterlo sullo stand dedicato, Sì. si possono applicare questi piedini che sono uguali a quelli che ci sono davanti. Per ripristinare la medesima altezza. Bravissimo, e infatti se vediamo qui sul fondo ci sono i fori che servono proprio per fare questo. Questi sono i 2 tubi di accordo in bass reflex che sono messi in modo da riflettere attraverso il pavimento le onde generate posteriormente dal woofer. Questo è il cablaggio del Twitter E che io è già... caduto. Sì, però abbassalo, Fasto, abbassalo. purtroppo. E già ci sarà quello che dice i connettori fast. Sono connettori sono fast. sì, Connettori sono fast. fast. Poi c'è il cablaggio del midrange che è questo, e poi c'è il cablaggio del woofer che è questo qua. Allora aspetta che rinquadro. Allora questo è quello del woofer, esatto, e poi quello blu e nero è quello del
midrange. Esatto, eccolo qua. Già che ci siamo, mostriamo qui sotto il crossover. Esatto, il crossover che è fatto con componenti inaspettatamente buoni rispetto al livello della cassa. Ok. Perché è vero che i magneti sono tutti col nucleo in ferrite, vediamo qua, 1, 2, 3, eccolo qua il nucleo in ferrite, e poi però ci sono, questi sicuramente sono sul Twitter, dei condensatori in polipropilene di buona qualità. Esatto, questi sono solo discreti perché sono dei condensatori elettrolitici non polarizzati, ma ci possiamo accontentare. Quello che mi preme far vedere è il cilindrone che sto inquadrando adesso, questo qua, che costituisce il volume di carico del midrange. Esatto. Che è riempito di assorbente acustico. Eccolo. Assorbente acustico, eccolo qui. Ok? Sotto invece va a sbattere contro un setto, eccolo, che è questo qui, esattamente, che fa da irrigidimento della cassa. Come potete vedere, il setto ha la stessa dimensione del tubo di accordo, per cui in realtà poi il volume, il rimanente volume, è completamente libero. Quindi fondamentalmente il setto è un irrigidimento e costituisce la parete posteriore del cilindro, che costituisce a sua volta il volume di carico del midrange. Quindi quasi più che un setto, è quasi un 8. Un 8, no, chi lo sa. Ho detto una stupidaggine. Il Twitter invece, eccolo qui, ha la sua solita, diciamo, scasso per accogliere la flange. Esatto, quindi una costruzione relativamente semplice. Devo dire che il mobile è spesso perché è MDF alta densità da 2 cm. La rifinitura ovviamente non può essere una rifinitura impellicciata, ma è una rifinitura laminata, però è di buona fattura. C'è tra l'altro sia marrone che nera. Sto inquadrando adesso i tubi di accordo che, come abbiamo detto in precedenza, escono verso l'alto, sono di tipologia downfiring. Downfiring. Allora Giulio, andiamo all'ascolto, io sono pronto. Le hai già sentite? Divertenti. Ci sei? Ci sono. Giri un po'. Siamo stanchi. Divertenti. A tra poco, ciao. Ciao. Dai Giulio, dai, tu che sei più integralista, diciamo, su, tira fuori un verdetto. No, ma qua non è questione di essere integralisti. Scherzo, meno rock di me, ecco, non è neanche, che poi non è vero. Allora, che cavolo hai messo adesso? Cioè, che è Tidal? Sì. Tidal che va da sé? Connect. Tidal Connect, e le tracce se le sta scegliendo lui? Sta scegliendo lui. Vabbè, allora, probabilmente si saranno messi d'accordo questi diffusori e Tidal, non so, avranno fatto qualche forma di alchimia, però sta andando poi lo sentite in sottofondo, una sequela di brani pop carini, dai, cioè sono quelli che abbiamo tutti quanti nelle orecchie e che a tutti piacciono, che proposti da questo impiantino hanno uno smalto, una gradevolezza, una immediatezza veramente proprio amabile, mi verrebbe da dire. Io penso che sia esattamente il mestiere che devono fare questi diffusori con quell'amplificatore che sta lì, che li sta pilotando. Cioè, allora, io la prima cosa che ho fatto, appena li abbiamo posizionati a terra, munito del nostro Stanley. E di la verità che poi alla fine non ci siamo scelti, ma ci siamo scelti perché tu ne hai messa una, io ne ho messa un'altra, li abbiamo messi al millimetro. 87 centimetri, ma non 87,1, 87 centimetri spigolo muro. Vabbè, incredibile. Vabbè. Però ecco, forse l'approccio, questo qui, non è adatto a questi diffusori. No. Cioè io mi immagino questi diffusori che uno li regala al proprio figlio adolescente, quello li scarta, li mette forse un po' alla bella e meglio e li fa suonare e gode. Tu pensa pure una serie Netflix o un videogame qua.
qualsiasi contenuto diventa divertente qui, diventa poi questo basso che ce n'è tanto. Ma Adesso in sottofondo sta andando, c'è una sorta di piacevole effetto loudness, per cui questo anche a così basso livello c'è un po' di struttura del basso e quindi si sente. Insomma, è certo che se uno le dovesse analizzare con la griglia interpretativa che utilizzi per le Martin o per le Vivid, qui uscirebbe fuori un mezzo massacro, ma non è quello. Ma non è assolutamente quello il tema, anzi queste casse ci fanno una cortesia a tutti noi appassionati, perché permettono di entrare non dalla porta di servizio ma dalla porta principale, perché poi alla fine sono degli oggetti hi-fi a tutti gli effetti, che vanno molto meglio delle vecchie UTA o delle vecchie RCF o delle vecchie SB, insomma, quindi vuol dire poi che la tecnologia ha fatto dei passi in avanti enormi, e quindi poi te le puoi tenere così per tutta la vita e godere comunque di quello che ti danno, che è moltissimo rispetto ai 650 euro che costano, oppure poi magari scegliere anche di crescere, di cambiare, cosa non facile tra l'altro, perché vai a fare in ambiente con una coppia di bookshelf un po' più belli i bassi che fanno questi, ci vogliono 2 sub. Poi sono bassi molto più rifiniti, con una coda più armonica, quello che vuoi, però non è semplice, cioè questi ti danno tutto quello che ti può dare l'hi-fi in modo un po' brutale, però in modo giusto rispetto a quello che è un primo impianto. Io sinceramente, dopo che le ho sentite, se qualcuno mi chiede ma come primo impianto tu che pensi? Se capisco che dall'altra parte ho una persona che magari è all'inizio, magari è giovane, magari ama un certo tipo di musica, io sicuramente a occhi chiusi gli consiglio queste. Sì, perché poi il paradosso è che certe volte dei prodotti più orientati all'audiofilo smaliziato, a quello che diventerà un audiofilo, quindi all'esordiente, sembrano un po' asfittici. Certo. Questo invece dispensa emozioni a piene mani. Esatto. Poi certo che se io ci vado a sentire il mio pianoforte con l'orchestra, riconosco che il pianoforte, i colori, le luci, gli armonici, però ripeto, qua questi acchiappano, ecco, acchiappano proprio. Sono compatibili per una festa? Assolutamente, penso che insomma se giri la manetta del volume con 94 dB di efficienza fai un gran casino, fai ballare un sacco di gente con un amplificatore piccolo, insomma, quindi su. No, io trovo che insomma ce ne fossero di prodotti intelligenti come questi. No, l'unica magari limitazione che potrebbero trovare nell'accettazione da parte del pubblico, io sto continuamente pensando a mia figlia in questo caso, è che sono un po' grandicelle. Quindi sono dei diffusori che magari nella stanzetta dell'adolescente non ci stanno. 64 centimetri e mezzo li fanno di altezza. Sono alte 64 centimetri, sono larghe 40 circa, poco meno di 40, insomma, poi adesso in overlay vedete le dimensioni esatte. Insomma, è un diffusore impegnativo. Di dimensioni impegnative, insomma, come erano quelli di una volta. Esatto, se usciranno le UTA 3, per certo usciranno le 8, le 3 non sappiamo ancora bene quando e come, ma sicuramente saranno più piccole, quindi forse saranno più adatte a questo tipo di uso, anche se poi non avranno l'escursione che hanno queste e che le rende dei diffusori universali, perché qua ci puoi sentire dalla musica classica al rock, al videogioco, a Netflix, e comunque te la godi. Resta, ma questo però non è una cosa che riguarda le Indiana Line UTA, ma riguarda la fisica, il fatto che noi adesso le stiamo sentendo molto bene, però sono abbastanza distanziate dalla parete posteriore, l'abbiamo detto 87 cm, e
ben di più, 1,20 m circa, dalla parete laterale. Anche se secondo me questa inclinazione verso il punto d'ascolto, con questa sorta di bocca che si Sì. crea, probabilmente le rende relativamente insensibili alla distanza dalla parete di fondo, può darsi. Però ecco, in gamma bassa probabilmente se le sbattete proprio all'angolo, No, ma però quello del però, resto- ecco, non è colpa loro, è così per qualsiasi diffusore. Divertente. Molto divertenti, le consigliamo assolutamente come primo impianto, come regalo per il nipote, come regalo per il figlio e anche come diffusori, per esempio per la TV con un bel amplificatore. Certo. Vicino al mobile, vostra moglie sarà contentissima di avere queste due piccole cassapanche. O vostro marito. No, vostro marito, certo. E vabbè, Giulio, ma questo è un hobby per maschi, noi lo vediamo dalle strazio, metriche di che YouTube. strazio, è uno strazio infinito, perché Lo so, poi non capisco perché. È una tristezza infinita. Bravo, quando vai a vedere i concerti, non voglio dire che sono quasi più donne che uomini, ma più o meno metà e metà, però poi quando si tratta di sentirlo tra le pareti domestiche non c'è questo stesso trasporto, forse perché è legato più alla tecnica che alla passione per la musica. E questo è quello che va cambiato, no? Sì, esatto. Questo va cambiato. Va bene, allora www.audio2g.com, subscribe, campanella, social network, mi raccomando seguiteci. Brava Indiana Line, ciao!